Nel 1978 gli odierni selfie non si chiamavano ancora selfie. Gli autoscatti, conosciuti come tali, non erano ancora diffusi come oggi, erano una pratica riservata a sporadiche occasioni. In una di queste, un uomo, solo, con il proprio autoscatto, scrisse la storia. Un uomo di nome Reinhold Messner nel 1978, a 8.126 metri, realizzò l'autoscatto del secolo. Ancora una volta il passo successivo era abbastanza logico. Dovevo dimostrare di essere in grado di affrontare sfide simili anche da solo. Così partì per il Nanga Parbat. Cosa cercò in quel 1978 Reinhold Messner? Cosa portò realmente Reinhold Messner a scalare in solitaria il Nanga Parbat? Gloria, conoscenza, esplorazione, tutte motivazioni plausibili, ma nell'animo di quello scalatore in quel 1978 si scatenò una tempesta interiore che pochi altri uomini hanno dovuto e saputo affrontare. Nel 1970 Reinhold Messner, forse il più grande alpinista di sempre, affronta il Nanga Parbat, la montagna che più di tutte segnerà per sempre la sua vita, moralmente e fisicamente. Una montagna difficile e pericolosa, un'impresa verso l'ignoto. Lui e il fratello Gunther, facenti parte di una spedizione guidata da Karl Erwin Kolfer, affrontarono una parete mai salita prima, la Rupal, e riuscirono ad arrivare in vetta. La discesa però diventò un inferno, una tragedia, quella che segnerà tutta la vita di Reinhold Messner, incombe su entrambi. Una valanga travolge Gunther e suo fratello, annaspando tra la neve, non riuscirà più a trovarlo. Reinhold Messner scende da solo, congelato, delirante, tutti lo davano per morto, perde l'uso di molte dita dei piedi, fu la più grande ferita di tutta la sua vita, avrebbe potuto finirla lì, in molti avrebbero finito lì, quasi tutti, invece Reinhold Messner andò avanti. Solo, esattamente come scese dal versante di Amir, Reinhold Messner ritorna sul Nanga Parbat e lo fa più volte. Nel 1971, un anno dopo la tragedia, il tempo necessario affinché le ferite dei piedi guarissero, torna per cercare i resti di suo fratello. Poi torna di nuovo, questa volta per tentare di salire di nuovo sulla vetta, su quel versante dove fu costretto a scendere suo malgrado. Una discesa non preventivata, ma che si rese necessaria, una lotta contro l'ignoto, riposti ai congelamenti, un fratello in gravi condizioni, una via ripida e incerta, una fuga disperata tra seracchi alti decine di metri, instabili, pronti a riversare a valle scariche di ghiaccio in grado di travolgere qualunque cosa si presenti davanti. Ma quel ricordo dentro la mente di Reinhold Messner era forse ancora troppo vivo e mentre con il naso all'insù osservava l'immensa parete oppressiva, la di Amir decise di rinunciare. Erano gli anni 70 e tutte le maggiori vette himalayane erano già state scalate, l'alpinismo incominciò a guardare oltre, come avvenne sulle Alpi molti anni prima. Ecco farsi largo, prendere forma, l'idea di raggiungere quelle vette ma da versanti nuovi, inesplorati e successivamente nella stagione più difficile, quella invernale, il come che sostituisce il dove, la vetta non più come meta ambita fino a se stessa ma come mezzo per percorrere nuove tracce, esplorare nuovi orizzonti, arrivarci in un modo diverso. Nessuno però prese seriamente in considerazione di raggiungere contemporaneamente quelle vette da una via nuova, senza ossigeno e da solo. Nessuno, tranne Reinhold Messner. L'impresa solitaria su un 8000 più famosa della storia, quella che solcò una linea, un confine netto tra il vecchio e il nuovo alpinismo himalayano, fu quella del 1980, sempre ad opera di Reinhold Messner, ma sull'Everest, passando dalla parete nord e quella di Mallory e Irvine, inseguendo le grandi orme del passato, dopo che il Cholongma-Fen, l'Everest per i cinesi, venne riaperto dopo essere stato chiuso per molti anni. Solo senza ossigeno sull'Everest, impresa che questo canale ha già raccontato. 2 anni prima, sempre sull'Everest, Reinhold Messner incise un'altra tacca nella storia, salendo insieme a Peter Habeler per la prima volta senza ossigeno, ma in coppia e sulla via nepalese. Anche in questo caso Messner avrebbe potuto fermarsi lì, smettere di andare avanti, e invece andò avanti.
Pochi mesi dopo, sempre nel 1978, ecco che i fantasmi del passato e quella mancanza di ossigeno, ma che si manifestò nel basso a seguito del clamore, ma anche dei dubbi, delle insinuazioni che macchiarono, o almeno qualcuno tentò di farlo, l'impresa con Abler, tornano a bussare alla porta di Reinhold. C'è un conto in sospeso lì sul Diamirre, qualcosa di incompiuto, ma che esula o non comprende solamente la componente alpinistica. Un filo che lega e unisce, un filo sottile ma dannatamente resistente, che divide l'ambizione dalla logica, passato e presente, coraggio e paura. Un filo su cui restavano appesi per 8 anni vita e morte, un filo misterioso che non ci è dato scorgere o comprendere totalmente fino in fondo. Non è per conquistarla che ci torno, ma per capire fin dove posso arrivare. Esiste un punto nella vita di ognuno in cui tornare indietro è molto più complicato che andare avanti, e Reinhold Messner sentì il bisogno quasi fisiologico di andare avanti, ma non ovunque, lì sul Nanga Parbat, su quel versante di Amir, tornando quindi indietro. Tentò l'impresa solitaria anche sul Broad Peak, certo, ma non sarebbe stato lo stesso. La Karakorum Highway, la strada attraverso la Valle dell'Indo costruita dai cinesi, nel 1978 era ancora chiusa agli stranieri. Reinhold Messner ottenne il permesso di raggiungere il Nanga Parbat attraverso la valle di Kagan. A Rawalpindi noleggia un piccolo bus che lo conduce fino a Balakot. Da lì distano ancora 100 miglia fino al Babusar Pass, punto da dove poi raggiungere il campo base in circa una settimana. Accompagnano Reinhold Messner nel viaggio Mohammed Tahir, chiamato Terry, l'ufficiale di collegamento assegnato dal governo pakistano, e Ursula Greter, incaricata dell'assistenza medica della spedizione. Messner ripercorre gli appunti, le annotazioni di Albert Mammeri, che nel 1985, quasi un secolo prima, tentò per la prima volta nella storia l'avvicinamento e la scalata sul Diamir. Non ho mai visto una montagna che esercita un'attrazione così irresistibile, scriveva Mammeri in una lettera a sua moglie. Da qualche parte qui Mammeri scrisse queste righe e per me è come se lui mi avesse anticipato nei pensieri di quasi un secolo. Ho un'enorme fame di vita, questa solitaria è una possibilità di esperienza che il mondo e la vita mi offrono. Raggiunto dopo molti giorni di cammino il campo base, ora Reinhold Messner ha di nuovo davanti il colosso himalayano, unico per forma e posizione, unico anche per le storie che su di esse sono state vissute. Sono steso nel sacco piuma, madido di sudore, scosso da un terrore che mi distrugge. La sensazione di essere solo mi soffoca, la paura mi porta via, lontano. Nella mia disperazione mi metto a sedere, improvvisamente vedo un corpo precipitare lungo la parete, cade proprio verso di me, irrigidito, e io vedo che colui che sta cadendo sono io stesso. Il primo acclimatamento avviene sul Ganalo Peak, che Messner scalerà arrivando ai 6.600 metri nel punto più alto. Già dal campo installato a 5.300 metri, Messner può osservare defilato il versante del Nanga Parbat che sceglierà di salire. Mi è chiaro che per me c'è solo questa unica via, prima diritto, poi verso destra sulla seraccata e in alto diagonalmente a sinistra verso la vetta. Il rientro al campo base porta con sé alcuni giorni di pioggia, ma il 6 agosto sembra aprirsi una nuova finestra di bel tempo. Il medio sul Nanga Parbat non concede molti giorni consecutivi di tempo stabile, il rischio di restare bloccati in parete è elevato. Messner parte verso l'ignoto, aprendo una via mai realizzata prima, una via studiata in passato e già vista da vicino, ma che conserva tuttavia enormi incognite. Come i crepacci che nel tratto iniziale, dove termina la morena, sono spesso visibili, a volte meno. Il primo giorno, districandosi tra un labirinto di enormi buchi neri, Messner, carico di 20 kg di materiale, riesce a procedere velocemente. Niente corde fisse, niente portatori, nessun amico con cui dividere ambizione e paura. Dal campo base Ursula e Terry lo osservano e ben presto quell'uomo diventerà un puntino minuscolo nell'enorme circolo glaciale del Diamir. I primi 2 giorni precedono spediti, ecco Messner coprire molte centinaia di metri di dislivello in poche ore e raggiungere il secondo grande punto critico della salita. L'enorme seracco pensile, lungo almeno 500 metri e alto in alcuni punti anche 200, che Reinhold ha deciso di aggirare a est per non restare
troppo sotto di esso e per non salire più a ovest, a ridosso dello sperone Mammeri, un imbuto da dove i distacchi sono frequenti, un imbuto che suo malgrado Reinhold Messner ha già visto da vicino. Il risveglio tra l'8 e il 9 agosto è di quelli che possono cambiare le sorti già delicate di una spedizione simile. Un terremoto, una scossa di terremoto di 7° grado nella valle dell'Indo scuote anche il gigante di ghiaccio. Messner apre la tenda al mattino e vede nuvole di neve coprire l'intera sezione centrale del Diamir e scorge, guardando in basso, che una di quelle scariche ha letteralmente ricoperto la zona dove bivaccò la sera precedente. Se la partenza fosse avvenuta il giorno successivo, la tenda e tutto ciò che vi era all'interno, Messner compreso, sarebbero stati spazzati via. Le valanghe cambiano la montagna e Messner si rende conto che la stessa via dell'andata da prendere al ritorno è compromessa. Interi blocchi di ghiaccio ostruiscono i passaggi, la traccia iniziale sparisce, una volta in vetta dovrà improvvisare. Il terzo bivacco avviene a quota 7400 metri, una quota già considerevole, meno di 1000 metri lo separano dalla vetta, ma ogni passo si diventa più stanchi, più lenti, via via che l'altezza offre ossigeno sempre più sottile. La partenza per il tentativo della vetta procede a rilento, stanchezza e grandi conche nevose da arginare mettono a dura prova l'alpinista, solo, senza nessuno a dare il cambio per battere traccia, senza nessuno a cui appoggiarsi, anche solo per un attimo. Al di sopra della sezione centrale del Mammeri si estende l'enorme conca di Basin che dal trapezio sommitale fino all'uscita del Mammeri stesso racchiude e conserva grandi cumuli di ghiaccio e la neve che i giorni precedenti era caduta copiosa. Alle 10, dopo 3 ore di faticaccia senza limiti, mi è chiaro che è impossibile raggiungere la vetta così. So anche che non torno più indietro se mi esaurisco in questo modo. O torno indietro subito, oppure rischiare l'ultima possibilità che mi rimane, arrampicare la ripida barriera di roccia sulla linea più diretta della vetta. Una lingua di roccia ripida, lunga 400 metri, che conduce rapidamente in vetta. Non era questa la scelta iniziale di Messner, ma questa ora è l'unica soluzione per arrivare in vetta e per avere ancora luce sufficiente per scendere. Messner pensava di risalire il vertice del Nanga spostato a est ed arrivare nello stesso punto in cui arrivò 8 anni prima, ma salendo dall'altro versante, il Rupal. Dalla spalla sud e attraverso la forcella Merkel l'ultimo tratto sarebbe stato agevole e soprattutto già percorso da Messner, ma il tempo non lo permetteva. Alle ore 16 del 9 agosto 1978 Reinhold Messner è in vetta sul Nanga Parbat. Ci ritorna 8 anni dopo, più o meno nello stesso orario. 8 anni prima, da lì a pochi minuti, Gunther, suo fratello, lo avrebbe raggiunto sul punto più alto del Diamir, a 8126 metri, uscendo dalla spalla sud. 8 anni dopo è ancora una prima assoluta, la prima solitaria senza ossigeno, lì sul Nanga Parbat, quella che fu la prima montagna over 8000 a essere tentata da Mammeri, quella che divenne presto la montagna del destino per i tedeschi, quella che vide l'exploit forse più iconico di sempre nella storia, quello di Hermann Bull nel 1953. Lì sul Nanga Parbat, a 8126 metri, la montagna essenza dell'alpinismo stesso, dove Reinhold Messner in quella lotta quasi disperata con se stesso e con il suo passato, scrive forse il capitolo più autorevole di sempre. La solitaria sul Nanga Parbat venne storicamente offuscata dall'Everest di pochi mesi prima e dall'Everest di 2 anni dopo. Anche per la storia stessa, Messner risultò troppo prolifico in troppo breve tempo, ma questa, al contrario delle apparenze o del perché l'Everest lo conoscono tutti, solo perché è il più alto, questa fu, tra le 3 grandi imprese, la più straordinaria e non solo per il carattere alpinistico, ma soprattutto per quello interiore che l'essere umano, attraverso l'alpinismo, mise in campo. Il Nanga Parbat pone spesso un prezzo per chi tenta di domarlo. Lo fece con Mammeri, con i tedeschi e anche con Bull e lo fece con i Messner 2 volte. Il tempo peggiora, i primi monsoni si affacciano da sud e la discesa del giorno successivo ora è da escludere. Reinhold Messner guadagnò sì la vetta, ma rischiò di non farne più ritorno. Dopo essere tornato al bivacco a quota 7400 metri, Reinhold Messner è costretto a fermarsi sulla montagna
troppo pericoloso scendere. Le nubi hanno avvolto l'intera vallata del Diamir, passeranno quasi 48 ore a 7400 metri, solo senza ossigeno, prima che un barlume di speranza si faccia strada tra le nubi che avvolgevano il Nanga Parbat. Alle 5 sono fuori dalla tenda, deciso a puntare tutto su una carta. Abbandono anche le provviste. Devo tentare di raggiungere il campo base oggi, in un'unica tappa forzata, scendere 3000 metri di dislivello, seguendo la linea più diretta. Se non lo faccio, non sopravvivo alla prossima notte. Ecco i fantasmi del passato che ritornano, che non abbandonano Messner, lo sperone Mammeri, la via che Reinhold non aveva preventivato e che avrebbe evitato anche stavolta ritorna come un'ombra che non vuole abbandonare il suo passato. Messner non scenderà direttamente sullo sperone, ma guardando la parete di Damir a est della linea centrale. Un colatoio, come lo chiama lo stesso Messner, dove neve crostosa si alterna a passaggi su ghiaccio vivo, in un susseguirsi di tratti angusti e pericolosi, disarrampicherà per molti tratti viso a monte per non avere la profondità della montagna sempre davanti ai suoi occhi. Dopo circa 6 ore Reinhold Messner riesce a tornare al campo base, una discesa record, una lotta contro la sopravvivenza totale, quasi 3000 metri di dislivello in un sol colpo. All'arrivo al campo base Ursula e Terry gli corrono incontro. Reinhold Messner in un colpo solo ricaccia indietro i fantasmi del Nanga Parbat che lo inseguivano esigendo il loro tributo una volta per sempre o almeno fino a quel giorno. Ancora una volta Messner riuscì a prevaricare i pregiudizi saltandoci sopra come fosse un crepaccio da evitare raggiungendo l'altra sponda. La salita dell'Everest non era ritenuta possibile senza ossigeno, così come in 8000 in solitaria e senza ossigeno. Ciò che si conosce spaventa, ciò che per molti risulta impossibile viene deriso e tacciato di follia. Così successe anche per il 7° grado, oggi siamo arrivati al 9C. Oggi salire un 8000 senza ossigeno è semplicemente fare alpinismo himalayano. Togliamoci dagli occhi le immagini delle spedizioni commerciali, delle code, degli influencer che salgono sull'Everest, tutti con le maschere. Alpinismo himalayano, quello che Messner perfezionò raccogliendo l'eredità di Mammeri e di Bull e consegnò alle nuove generazioni. La scalata del 1978 venne, e lo è tuttora, offuscata dalla prima sull'Everest di poche settimane prima e dalla solitaria sempre sull'Everest di 2 anni dopo, dal versante nord, ma è il 9 agosto del 1978 che Reinhold Messner portò l'io, l'essere umano, attraverso le montagne ad un livello mai visto prima, e nel 9 agosto che l'alpinismo cambiò veramente per sempre contro lo scetticismo, persino le ingiurie. Un prete musulmano nel viaggio d'andata incontrò Messner in un villaggio. Saputo dei suoi piani disse all'alpinista: non ci riuscirai, molte squadre numerose sono passate di qui e non ce l'hanno fatta. 2 giorni dopo il ritorno di Messner dalla parete, quel prete musulmano si presentò al campo base con un mazzolino di fiori raccolto durante il cammino in onore di quell'alpinista che non ce l'avrebbe fatta. Ciò che viene deriso oggi, domani è già storia che scrisse Reinhold Messner mentre fece qualche passo avanti, fissò la telecamera sulla picozza e tornò indietro. Quella storia raccontata dall'autoscatto del secolo, lì sul Nanga Parbat, la montagna essenza dell'alpinismo.